Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale. Oggi faremo un video un po' diverso da tutti gli altri. Non vi racconteremo una tappa del nostro viaggio, ma faremo un video molto tecnico perché condivideremo con voi la nostra esperienza sulla spedizione di un camper, nel nostro caso di un van o qualsiasi veicolo ricreazionale, dall'Europa al Canada, come è successo ad agosto del 2019. Questa è infatti una domanda richiestissima da voi, quindi abbiamo deciso di fare questo video in cui vi spieghiamo bene come sono andate le cose e come sono tutti i passaggi. Innanzitutto abbiamo deciso di portarlo dall'Italia perché noi il van l'abbiamo costruito mentre ancora lavoravamo, quindi abbiamo avuto tutto il tempo necessario per costruirlo e spedirlo, e anche perché una volta arrivati alla fine del viaggio non riporteremo il van in Italia, quindi risparmieremo il costo della spedizione di ritorno. Quindi se volete fare un viaggio di un mese o due, secondo noi è più semplice e più economico noleggiare un van o un camper direttamente in America, perché vi risparmiate tutte le pratiche e una volta arrivati lì avrete già il camper che costa sui 100-150 euro al giorno, compreso di assicurazione, da quel che ci hanno detto. Inoltre abbiamo scoperto, e questo non ce l'aspettavamo, che viaggiare su un mezzo italiano, quindi nel nostro caso un Ducato con 4 cilindri diesel, si è rivelato una scelta molto importante e interessante per il nostro budget, perché questo veicolo, a differenza di tutti i veicoli americani che hanno 6, 8, 12 cilindri, consuma molto poco. Di fatto possiamo affermare che dopo 15 mesi di viaggio la mancata spesa in termini di diesel ottenuta grazie a un motore di 4 cilindri ha totalmente ripagato, se non abbondantemente ci sta facendo risparmiare soldi ogni giorno, la spedizione e i costi che ne sono derivati. Fatta questa premessa, passiamo alle cose che vi interessano, al dunque. Spedire un camper in America è possibile? Certo che è possibile, lo è ancora di più grazie a un'agenzia, una consulenza tedesca che ci ha fatto da tramite, che è stata veramente molto utile, che devo dire ci ha fatto realizzare il nostro sogno. È possibile spedire con le navi Grimaldi. Noi abbiamo deciso di affidarci a un'agenzia che fa da tramite, un'agenzia tedesca che si chiama Seabridge. Abbiamo scelto questa opzione perché ci ha risparmiato molto tempo di pratiche burocratiche, perché spedendo direttamente dall'Italia le cose sono molto lunghe e confusionarie. Invece con questa agenzia abbiamo fatto tutto tramite mail in modo molto veloce, molto preciso. I passaggi sono molto semplici. Le navi Grimaldi, che sono adibite al trasporto di veicoli come di container o anche di veicoli ricreazionali in questo caso, partono dai porti del Belgio e dell'Olanda, che sono d'accordo ovviamente con l'agenzia che ci ha fatto da tramite. Nel nostro caso siamo partiti dal porto di Anversa, è uno dei porti più grandi al mondo, e da lì in pratica abbiamo spedito il nostro van con una spedizione non in container ma di tipo roll-on roll-off, ovvero si lasciano le chiavi del veicolo e il veicolo viene imbarcato dal personale addetto e viene praticamente messo su un ponte, dove insieme ad altri veicoli che vanno spediti in tutto il mondo. Abbiamo visto tantissimi camper bellissimi da battaglia quando siamo arrivati lì al porto, noi col nostro Nirvan tutto sì, piccolino. Il nostro era piccolo e sembrava un bambino. Ricordo che abbiamo una foto del nostro van vicino a un bulldozer incredibile, perché ovviamente si trasporta di tutto da un continente all'altro. Ovviamente è consigliabile non lasciare niente di valore all'interno del van, perché conosciamo dei ragazzi che hanno lasciato GoPro e di tutto e non hanno trovato più niente. Questo è consigliato anche dall'agenzia che fa da tramite, perché tu, lasciando le chiavi comunque al personale addetto e sostando il veicolo poi nel porto, ci potrebbe essere qualcuno che mette le mani dentro il tuo camper, perciò è sempre auspicabile chiudere il veicolo. Le condizioni che si devono rispettare è ovviamente, la prima è che si tratti di un veicolo ricreazionale, la seconda è che nel camper non sia visibile nessun oggetto, niente, insomma deve essere tutto stoccato nel gavone.
Noi abbiamo lasciato nel van soltanto i nostri vestiti, attrezzi, piccole cose che ci servono per le riparazioni. Abbiamo messo tutto in degli scatoloni che abbiamo sotto al letto del nostro van. Le scatole Ikea, se vi possono... Ikea. E abbiamo tutto in celofanato, abbiamo girato tutto con una pellicola di plastica. Non avevamo niente di valore perché sono tutti vestiti semplici, comunque sportivi, anche se ci avessero rubato qualcosa non sarebbe stato un gran dispiacere. Comunque, per non farci toccare niente, abbiamo tutto incelofanato all'interno di queste scatole. Abbiamo messo anche dei lucchetti per assicurare che la porta, il portellone laterale e il portellone posteriore fossero ben chiusi, e devo dire che non è successo niente, non hanno controllato niente. Un'altra cosa è che non si possono portare ovviamente piante, cibo, acqua, bombole del gas anche non si possono portare, e l'agenzia che fa da tramite può provvedere anche a darti degli adattatori. Ah, scusate, le bombole possono essere vuote, però si possono portare, e l'agenzia che fa da tramite ti può dare comunque, ti può fornire un adattatore sia per la corrente e sia per la bombola. Quindi c'è anche questo servizio che noi non abbiamo utilizzato. Noi abbiamo preferito comprare in loco la bombola, quindi in Canada, e fare tutto il sistema di attacco della cucina direttamente una volta arrivati. Anche perché noi il nostro van in Italia non l'avevamo usato, quindi non avevamo ancora la bombola. E appunto il cibo non è possibile portarlo, infatti quando siamo andati in aereo, che abbiamo raggiunto il nostro van, abbiamo riempito tutto con l'inverosimile, pasta, olio e quant'altro. Una volta fatti tutti i passaggi per mail, quindi concordato il prezzo e le modalità, l'agenzia che fa da tramite ti invia un plico dove ti spiega passo dopo passo, e qui sono veramente precisi, tutte le istruzioni da seguire sia per la spedizione che per il ritiro. Vi diciamo qualcosa molto velocemente. Una volta arrivati al porto di Anversa, noi abbiamo lasciato il van che è stato misurato e pesato, e quindi sono stati confermati i costi di spedizione. Dopodiché abbiamo riempito dei moduli e hanno attaccato un'etichetta, proprio come si fa con le spedizioni a cui siamo abituati, sul finestrino del nostro Ducato. Abbiamo lasciato le chiavi, è stato veramente molto comodo e veloce, e ce ne siamo andati, siamo tornati in Italia. Da lì, da quel momento, c'è una spedizione a settimana, e era l'ultimo giorno utile per lasciare il van. Il giorno dopo il van è partito, ci sono voluti 10 giorni di traversata, la traversata è di 5.000 km e qualcosa in più per arrivare ad Halifax, perché noi l'abbiamo spedito da lì. Abbiamo monitorato tutto il trasporto attraverso un link che ci ha inviato l'agenzia, dove abbiamo ricevuto il codice della nave, e quindi potevamo sapere in che posizione era il nostro van nell'Oceano Atlantico. La compagnia ovviamente spedisce non solo in Canada, noi abbiamo spedito ad Halifax perché era il porto più economico, ma spedisce anche negli Stati Uniti. Se non ricordo male, spedisce a Baltimora e Miami, vicino a Miami, mentre poi si parla direttamente di America del Sud con Montevideo eccetera. Spedisce anche in Africa e in Australia. Per quanto riguarda il procedimento di ritiro, noi siamo arrivati tranquillamente con un aereo da Milano ad Halifax e abbiamo ritirato il nostro van. Se non ricordo male, la prima cosa che abbiamo fatto è andare a pagare la dogana. Abbiamo pagato circa $150 canadesi. Si va in un ufficio all'interno della città, non è al porto, quindi abbiamo fatto un po' di passaggi nella città di Halifax, quindi siamo andati appunto a pagare alla dogana. E poi siamo passati dallo spedizioniere a far vedere questi documenti che avevamo pagato, e poi con questi 2 timbri che avevamo siamo andati direttamente al porto di Halifax il giorno stesso, e il mezzo era arrivato 10 giorni dopo. Eravamo un po' distrutti perché siamo arrivati la notte prima, abbiamo fatto tutti questi giri coi mezzi, e poi per fortuna siamo riusciti a ritirare il nostro van in giornata. Sono stati molto gentili lì al porto, abbastanza piccolo, quindi ci si riesce a orientare. Abbiamo trovato questi 2 signori che quando siamo arrivati erano in pausa pranzo, quindi ci hanno fatto attendere con loro nella loro cabina di controllo, e una volta che hanno finito ci hanno fatto entrare. Abbiamo fatto forse un altro passaggio
Sì, mi sembra che abbiamo riempito degli altri moduli dove praticamente dicevo che ero il proprietario, quindi serviva soltanto il passaporto e la patente. Comunque ti spiegano tutto lì, basta chiedere. Ricapitolando, un giorno per la spedizione ad Halifax, 10 giorni per la traversata oceanica e un giorno per il ritiro e tutte le pratiche, che davvero sono 2 o 3 e si fanno in giornate in poche ore. Sicuramente è stata un'esperienza positiva, perché noi eravamo partiti da questa domanda prima di realizzare questo sogno, cioè: è possibile spedire un mezzo italiano in un altro continente? Sì, e lo si può fare attraverso questa spedizione, ma anche attraverso dei permessi di importazione temporanei che si fanno in ogni nazione. Praticamente il veicolo ha un lasciapassare per un certo tot di mesi. dopodiché deve lasciare il paese, quindi non è una vera e propria esportazione, è un'importazione temporanea. Ovviamente non si può portare il veicolo in Canada e lasciarlo lì per anni, perché c'è una durata in Canada cos'è? No, mi sembra che sia di un anno. In Canada ad esempio la durata è di un anno e ogni paese ha regole diverse, quindi bisogna documentarsi su ogni paese. Bene, se siete arrivati a questo punto del video vuol dire che veramente vi interessa e possiamo passare alla domanda che ci fate tutti: ma quanto costa tutto questo? L'agenzia ti rilascia praticamente un coefficiente che nel nostro caso, ovvero quando abbiamo fatto la spedizione ad agosto 2019, era di circa 48 euro a metro cubo. Quindi bisogna fare le dimensioni del proprio camper, tirare fuori un parallelepipedo e verrà fuori il costo di spedizione. A questo costo poi ci sono degli altri costi. Oltre alla quotazione bisogna aggiungere per ogni veicolo 500 euro di tasse. Quindi facciamo un esempio: nel nostro caso avevamo un veicolo di 21 metri cubi e quindi diciamo che il costo di spedizione totale è stato di 1500 euro. Questo comprese tutte le carte, tutti i documenti possibili. Oltre a questi soldi poi si pagano in Canada 100 euro, 150 dollari canadesi per il ritiro di veicoli che sono, non so, tasse portuali, costi di dogana, insomma queste cose qui. Ovviamente nelle spese di spedizione non è compresa l'assicurazione del mezzo nel paese, come ad esempio in Canada, quindi questo è un altro passaggio che va fatto a parte. Noi l'abbiamo fatto tramite la compagnia di spedizione e poi a ogni dogana facciamo un'assicurazione diversa per il paese in cui entriamo. Mentre per l'assicurazione durante la spedizione è possibile farla e praticamente dipende dal valore del veicolo, e questo poi si compila un modulo con l'agenzia che fa da tramite. Questa è stata quindi la nostra esperienza di spedizione del nostro mezzo, siamo veramente contenti di quello che abbiamo fatto, speriamo vi possa essere utile anche a voi. Direi proprio feedback positivo e niente, ci vediamo al prossimo video.